Buongiorno a tutti. Oggi voglio raccontarvi come un boccale di birra ha cambiato la mia prospettiva sulla leadership. Ero negli Stati Uniti e stavo facendo delle ricerche di master e così un pomeriggio esco, vado in un bar, mi porto un libro e come spesso mi capita, mentre leggo e mentre bevo una cosa, comincio a farmi i fatti degli altri, cioè comincio ad ascoltare conversazioni altrui. Allora c'era davanti a me una coppia che stava parlando di cambiamento. Lui diceva a lei: dobbiamo cambiare casa, no, tu devi cambiare i tuoi atteggiamenti, no, tu devi fare questo. Insomma, il cambiamento era un tema centrale. Stamattina i miei colleghi ce l'hanno presentato in modo molto chiaro. Ora, quello che è interessante rispetto al cambiamento è che, come ci ha detto anche prima la collega, noi tutti affrontiamo il cambiamento come se fosse la cosa più normale. Ti dicono che devi cambiare, che è normale, che devi fare qualcosa. Però in realtà quando tu ti approcci al cambiamento, la prima cosa che c'hai è, oltre alla paura, senti proprio la tua diversità. Sperimenti la tua diversità, ti senti lontano dall'obiettivo, senti che in questo cambiamento sono coinvolte tante persone. Stamattina ci sono tante persone con intelligenze diverse, ognuna delle quali ha più intelligenze, e tu sei lì a misurarti e dici, beh, ma adesso che cosa faccio? Allora, sembra che da questo concetto del cambiamento, che è la cosa più normale, in realtà non se ne sappia proprio uscire, no? E l'opportunità sembra qui proprio data invece dalla diversità, cioè come integrare tutto ciò che a me suona diverso. Ricordo un giorno mia figlia Carola, eravamo a casa, avevamo una coppia di amici gay, allora a un certo momento eravamo a cena e dice: papà, ma perché Alessandro e Luigi sono 2 uomini? Dico: Carola, veramente siamo 3 uomini. E lei dice: no, loro 2, tu sei con mamma. E io l'ho guardata e dico: ok, ero già perplesso dalla domanda, no? Perché poi non sai mai cosa rispondere a un figlio, soprattutto se è piccolo. Dico: beh, Carola, loro 2 si amano. Allora, questa diversità in realtà è proprio la chiamata a fare qualcosa di diverso, proprio a costruire, a modellare, a trovare una risposta di senso. E questa è un po' la difficoltà però, no? Perché se da una parte dici voglio creare una cultura del cambiamento, dall'altra c'è bisogno di creare dei leader del cambiamento, che io ho lavorato tanti anni dentro le aziende, oggi mi occupo di consulenza, quindi continuo a lavorare con le aziende e con le persone. Non è la cosa più immediata, anche i leader più brillanti faticano in questa cosa. Allora, sempre bevendo questa birra, a un certo momento comincio a scrivere, sono sempre negli Stati Uniti, a scrivere su un foglio la parola cambiamento. Accanto a questa parola cambiamento comincio un pensiare che mi porta via non so quante ore e comincio a mettere dentro altre parole. Metto trasformazione, metto creatività, fino a quando così per gioco comincio a mettere insieme queste parole e formo un acronimo, CATCH. CATCH, che in realtà è proprio una presa, no? È un po' l'atteggiamento che secondo me, chiaramente questa è una prospettiva del tutto personale, un leader oggi deve avere, cioè deve saper stare, deve saper prendere, ma essere presente e guidare il cambiamento. Allora, CATCH è un acronimo e sta per Creative Agent of Transformation and Change, ovvero agente creativo di trasformazione e cambiamento. Qual è l'elemento nuovo qui? Per me almeno. L'elemento nuovo è proprio nella dimensione di non solo di cambiamento. Noi siamo chiamati spesso per gestire il cambiamento, change management. E poi di fatto quello che ci accade è proprio invece di dover fare altro. Allora la prospettiva, il cambio di prospettiva che ho pensato è proprio quello di fare questo salto dal fare le cose, ricoprire ruoli, fare i progetti, portare le persone da una parte all'altra ad essere. E in questo essere c'è di mezzo una trasformazione che coinvolge anche te, coinvolge anche me. Non è che faccio un progetto, sono pagato sul progetto, ma qual è la trasformazione che porto? E tutto questo lo realizzo grazie a che cosa? Allo sviluppo del pensiero creativo, che è un po' la leva che fa muovere questa trasformazione. Perché nel fare questo, se è vero che lavoro su di me, dall'altra parte però mi do il permesso di avere paura, però mi do anche il permesso di esplorare, di immaginare cose nuove, un po' la capacità di sognare. Allora questo modello ce lo siamo immaginati poi attraverso 5 pilastri fondamentali. Il primo sta proprio nella trasformazione. La trasformazione vuol dire che ognuno è creativo a suo modo.
E finalmente non parliamo più di creatività come qualcosa legata alle persone talentuose, ai geni, esclusivamente agli artisti o a qualcuno che magari in azienda si occupa di marketing piuttosto che di comunicazione. Ma creatività è qualcosa che riguarda tutti, al di là del contesto nel quale ti trovi. E se questo è anche vero che tu puoi apprendere, puoi allenare la tua creatività. Semplice. Stamattina abbiamo iniziato con un tool, no? Col brainstorming, e quello è uno dei tool che ti permette di allenare proprio la tua creatività. Cosa fai col pensiero creativo? Cerchi di lavorare sul pensiero divergente e pensiero convergente, ma questo da solo non basta. C'è bisogno di fare un salto e di fare un movimento un po' deliberato, no? Quindi cominciare a coinvolgere quella che è la parte emotiva, quella che è la sfera emotiva, la sfera delle emozioni. Abbiamo sentito parlare di intelligenza emotiva prima. Ecco, attingere proprio all'essenza di sé, alle proprie emozioni, quelle forti, quelle che ti fanno sentire un eroe, ma anche quelle che ti fanno sentire con la paura, quando senti che non hai coraggio e devi fare il salto, no? E non ce la fai. Ecco, anche quelle, quando tu sei consapevole delle tue emozioni, ti puoi permettere di sospendere il giudizio e di lanciarti invece proprio in una generazione proprio di opportunità. E la cosa interessante è che nel fare questo non è che tu rimani indifferente al contesto, cioè non è che tu fai una modifica di ruolo, no, ma entri in una trasformazione che è personale. La consapevolezza delle tue emozioni ti porta a fare questo. Ora potremmo citare numerosi esempi, no, di leader che hanno fatto questi passaggi. Solo per soffermarci in campo italiano, sicuramente merita Marinetti con Grom, ma al tempo stesso anche Kiko Milano, sapete che è stata premiata l'altro giorno proprio come l'azienda di maggiore estensione globale, proprio per l'innovazione, ed è in crescita al 67%. Questo per dire cosa? Che le vere trasformazioni riguardano, come dire, l'interno, ma hanno poi un impatto nel contesto nel quale tu operi. E così il terzo punto è proprio quello di lavorare per creare, in modo responsabile, delle opportunità. Diciamo in gergo creare il clima, no? Ma in realtà io non sono tanto per l'idea di gestire, ma quanto per nutrire. Perché la vera difficoltà oggi sta nel supportare i leader a identificare che con i loro comportamenti possono generare qualcosa che ha un impatto concreto all'interno dei contesti organizzativi. Che cosa intendo dire? Che nutrire vuol dire che quotidianamente tu costruisci il contesto nel quale le persone possono dibattere sulle idee, possono avere uno spirito libero, possono, come dire, relazionarsi, ma possono anche permettersi di sbagliare. E questo non è così semplice nei contesti organizzativi, perché c'è sempre l'alibi dei risultati, come se i risultati si raggiungessero solo in un solo modo. Dall'altra però, dare ai leader l'opportunità di costruire un clima con le proprie azioni, gli offre anche l'opportunità di fare che cosa? Di esplorare nuovi confini. E per far questo non è così immediato. Allora, non si sa perché noi cresciamo con uno spirito immaginativo, chiedi a un bambino di immaginare qualcosa e subito lo fa, se lo chiedi a un adulto, lì comincia un po' la competizione, ma lo dico o non lo dico? Il disegno che ho fatto forse non è proprio il più bello, è meglio che non lo dico, è meglio che sto in silenzio. Comincia tutto questo dialogo interiore, no? Allora, quello che è interessante quando ci troviamo in questa situazione è proprio come faccio a concedermi di coltivare lo spirito creativo? E qui sostanzialmente l'impatto che tu hai quando fai questo, quando ti concedi di sognare, ha un impatto poi che necessariamente si riversa, se sei in un contesto organizzativo, anche sul reinventare la relazione col tuo cliente, perché la prospettiva è completamente cambiata. Allora, per tornare a quella birra iniziale, ecco, l'idea è proprio poter fare un paradigma, cambiare il proprio paradigma, ovvero sia che cosa? Trovarsi nella situazione di essere consapevoli, di allenare lo spirito creativo, ma di mettersi in modo deliberato a dire in che modo oggi posso essere curioso, in che modo oggi girando per Trento o osservando le persone che sono qui posso coltivare la mia curiosità, la mia immaginazione, in che modo osservando le persone posso trovare qualcosa che non è così scontato. Quindi il senso dell'attenzione che abbiamo visto prima nel video è, come dire, la guida, è il volano per lo sviluppo del pensiero creativo, ma questo presuppone chiaramente
Il coraggio, da un lato, di creare sì degli spazi fisici dove tutto questo è possibile, ma soprattutto quello di creare uno spazio mentale, uno spazio emozionale, cioè darsi il permesso di far accadere le cose prima dentro di sé e poi fuori. Quindi, in poche parole, il coraggio di osare. Grazie.